Ciao, salve a tutti. Cosa ti incatena al narcisista e come liberarti da una dipendenza affettiva? Cosa fa sì che tu non possa o non riesca a liberarti dal vincolo che ti intrappola, ti incatena a un manipolatore narcisista o a una manipolatrice narcisista? Una vera trappola che ti incaglia e ti vincola quasi fatalmente. Quanti racconti di questi amori fatali unidimensionali nell'amore ho sentito fin qui, li leggiamo a volte anche nei commenti, ma si tratta veramente di amore anche da parte tua, se ti trovi a vivere un vincolo così forte, quasi fatale. O non si tratta di quell'illusione di poter un giorno forse ricevere amore dove chiaramente amore non c'è, che è anche l'illusione del tuo amore stesso che alla fine ti crea tanta sofferenza, insoddisfazione e frustrazione. E quindi forse proprio amore con la A maiuscola non è anche da parte tua, ma invece è appunto un vincolo, una dipendenza, un'illusione, una speranza cieca. Cosa ti incatena al narcisista in amore? Cosa ti intrappola un uomo o una donna che non ti ama, non ha cura di te e magari nemmeno ti desidera più, che ti trascura, che non ha più le attenzioni che all'inizio aveva per te? Qui ti elenco 6 motivi che ti incatenano al narcisista, che ti intrappolano in un amore tossico. Ce ne sono molti altri non meno importanti, ma anche peculiari ad ogni caso specifico e personale, che andremo a mettere a fuoco insieme in un eventuale percorso. Una cosa che ti intrappola, che ti incatena al narcisista è certamente e appunto l'illusione che un giorno lui possa ritornare l'uomo dei primi tempi quando sembrava che esistessi solo tu per lui. Il tuo pensiero a volte può essere lo devo lasciare, ma se poi lui cambiasse, magari avrebbe potuto cambiare se solo avessi aspettato un altro po' e io invece vado a lasciarlo magari proprio sul più bello. Forse è veramente solo questione di tempo e quindi forse non è il momento giusto per lasciarlo. E poi cosa ti incatena il narcisista? Cosa ti intrappola a lui? Quante volte accade in un dipendente affettivo l'idea che lui sia l'uomo della tua vita o la donna della tua vita? Sì, non è veramente l'uomo che desideravi, cioè un uomo che ti ama perdutamente, ma il fatto che sei tu ad amare lui perdutamente è come se questo potesse compensare la sua mancanza di amore per te. E alla fine lui in qualche modo sembra esserci. Oppure finché lui c'è, sono io ad amarlo. Un altro motivo che ti incatena un narcisista in amore, che ti intrappola in un amore tossico a un narcisista o una narcisista, è il tuo passato con genitori che hanno ingenerato in te uno stile di attaccamento insicuro, quindi genitori assenti oppure presenti fisicamente ma affettivamente lontani assenti o persino abusanti, insomma genitori che non ti hanno dato un affetto sano. Oppure anche si può trattare della perdita dei genitori stessi o di un loro abbandono, oppure se hai vissuto una loro presenza ossessiva e castrante. E per questo motivo ti aggancerai, ti troverai ad vincolarti a partner o affettivamente simili ai genitori che hai avuto, oppure illusoriamente compensativi. A volte, fortunatamente, può capitare che non lo siano illusoriamente compensativi e può essere una fortuna questa, fermo restando che ogni dipendenza non è di per sé sana. Un altro motivo che ti incatena il narcisista in amore è l'idea di non poter stare senza di lui, che senza di lui ogni cosa perda di senso, persino sembri non esistere più, perché lui è il tuo mondo. E questo si lega a un altro motivo che ti tiene legata al narcisista, ovvero il fatto di identificare te stessa e la tua esistenza tramite lui o lei. E solo l'idea che lui possa non esserci più è come l'idea di un vuoto assoluto. E per questo la dipendenza affettiva ha anche a che vedere, come dice Stoloru, con il senso di identità
che disperatamente il dipendente affettivo cerca di confermare attraverso l'oggetto della sua dipendenza stessa. Nonostante gli abusi che può ricevere, attraverso quell'oggetto cercherà di rassicurarsi in quel suo senso di identità e quindi di appartenenza a se stesso tramite la dipendenza stessa, a quell'oggetto d'amore affettivamente tossico e inadempiente. Ti sei trovata o trovato a vivere tutti o alcuni di questi stati d'animo e di queste situazioni interiori. Fatti forza del fatto che dalla dipendenza affettiva ci si libera con grande impegno e pazienza, ma ci si libera. E qui ti abbraccio forte. Se apprezzi il video, lo hai trovato utile, metti mi piace, condividilo in modo che possa essere apprezzato ed essere utile anche ad altri. Ti ringrazio sempre della tua meravigliosa presenza che è sempre di stimolo per me e per molti e sono felicissima di averti tra noi. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.